Rieccoci tornati riprendendo da dove eravamo rimasti dal video precedente, cioè con l'installazione effettuata su Docker, su Raspberry 4 di InfluxDB. Abbiamo creato il DB dove dobbiamo restaurare i dati di cui avevamo fatto il backup prima della formattazione. Quindi adesso andiamo a vedere la procedura di importazione e di restore dei dati del backup su InfluxDB e vedremo solo che poi il tutto funzioni impostando il nuovo InfluxDB come motore di persistenza dell'OpenHub 2. Andremo quindi a vedere che i dati dell'attuale OpenHub 2 vengano scritti sul nuovo InfluxDB. Eccoci quindi sul nostro Raspberry 3 dove avevamo effettuato il backup nella cartella data backup influxdb e quindi adesso andremo a effettuare il restore sul nuovo influxdb che sta girando sul Raspberry 4. Prendo il comando di restore che mi sono preparato e lo lancio. Connection refused, questo vuol dire che non abbiamo impostato correttamente l'IP di bind della porta 8088 del nuovo InfluxDB. Per verificarlo quindi andiamo a vedere sul Raspberry 4 il file di configurazione del nuovo InfluxDB. Ecco, questa è la shell del Raspberry 4, quindi andiamo nella nostra cartella di Docker dove abbiamo il file di configurazione di InfluxDB e andiamo a controllare il binding iniziale. Ok, questo binding non deve essere su localhost, ma deve essere sull'IP pubblico del Raspberry, scusate, del container, che nel nostro caso è 172.17.03. Salviamo e adesso vado a riavviare il container che è qua, sempre tramite portainer. Facciamo un bel restart. Ok, andiamo solo a vedere se ha preso il file di configurazione giusto direttamente dalla console. Facciamo un head influxdb tanto in testa. Ok, l'ha preso giusto. A questo punto possiamo riprovare l'importazione, vediamo se abbiamo più successo. Ok, qui abbiamo un altro errore, adesso vado un attimo a capire cos'è successo. Dopo aver letto un po' di documentazione in giro, sembra che questo errore possa essere causato dalla diversa versione di InfluxDB. Infatti sul Raspberry 3 sta girando la 1.8.3, sul nuovo Raspberry 4 c'è la 1.8.5. Quindi a questo punto io direi che faccio il restore con la 1.8.5. Questo vuol dire che mi devo spostare i dati del backup dal Raspberry 3 al Raspberry 4, in modo da averli praticamente in locale all'InfluxDB di destinazione. Per far questo uso il comando scp, gli vado a dire che copio da data backup influxdb tutti i file a OpenAbian, l'indirizzo IP del mio Raspberry 4, data backups influxdb. Mettiamo la password del Raspberry 4. Ok, finita la copia dei file sul Raspberry 4 vado a mappare la cartella di backup in cui ho copiato i file sul container di InfluxDB in modo da lanciare il restore in locale al container. Quindi modifico la mia immagine, vado sui volumi e aggiungo un nuovo volume. Il path nel container è ad esempio backup. Facciamo un bind nella cartella data backups influxdb. Deployiamo il container. Ok, eccoci sul nostro container appena creato. Andiamo sulla console per lanciare il comando di restore di influxdb in locale al container, dove controlliamo ma abbiamo mappato la cartella di backup. A questo punto lanciamo il comando influx restore
portable meno db, il db originale si chiama OpenHub, noi lo andiamo a scrivere sul db OpenHub 2 che abbiamo creato e la cartella è quella di backup. Ah, giusto, perché non siamo più in ascolto su localhost, ma siamo in ascolto sull'IP del container, quindi dobbiamo aggiungere il parametro host 192.17.03.80.88 e riproviamo. Database esiste già, ok, perché il restore effettivamente vuole un DB non esistente per evitare che per errore uno lo sovrascriva, quindi chiamiamolo OpenHub 2 new. Lanciamo ed ecco che è partito. Attendiamo la fine. Importazione finita, adesso andiamo sulla console a vedere che il database sia stato effettivamente creato. Quindi ci colleghiamo al DB. Ok, le tabelle ci sono. A questo punto possiamo usare Grafana per vedere i dati. Mettiamocelo qua. Dobbiamo solo configurare il data source che punti al nuovo DB. Mettiamo la password corretta di admin, salviamo, ok, e adesso andiamo a vedere la dashboard dell'Energy Monitor, ad esempio, direi degli ultimi 10 giorni, visto che è passato un po' di tempo da quando ho fatto il backup. Ok, vedete che ci fermiamo al 30 aprile, che è il giorno in cui ho fatto il backup. Adesso aggancerò OpenHub 2 a questa istanza e dovremmo iniziare a rivedere i punti che popolano il grafico. Quindi ci ricolleghiamo al nostro Raspberry 3 e andiamo a modificare il file per far puntare OpenHub 2 a questa nuova istanza InfluxDB. Quindi vi tc OpenHub 2 services, il file di configurazione è questo, quindi l'URL è già quello giusto perché sta puntando a Raspberry 4, username, password, ok, adesso dobbiamo dire al DB che è OpenHub 2 new. Ok, la modifica dovrebbe prenderla al volo se non ricordo male, quindi aspettiamo un attimo e vediamo se arrivano adesso dei dati su Grafana. Ecco, vedete che è già arrivata questa riga, vuol dire che stanno arrivando i dati, quindi sta funzionando. A questo punto siamo a posto. Possiamo quindi dare per buoni gli ultimi 2 punti del primo step e considerarlo concluso. Ci vediamo poi al prossimo video per l'inizio del secondo step.